Hai qualcosa in tasca o sei solo contento di vedermi? Ah già, sì, è la GoPro, non so mai dove metterla. Che cinghiale! Buongiorno dai due in cammino. Come avrete capito dal siparietto iniziale, ci stavamo cercando un metodo per tenere sempre a portata di mano le nostre action cam, che sia la GoPro che sia la Osmo Action, in modo che da essere sempre pronti a filmare e poter riporre, magari potendo camminare con le mani libere, non tenere in mano l'action cam per tutto il cammino, anche perché se camminiamo per 5-6 ore, e finché è inverno magari c'è la giacca a vento con le tasche abbondanti, la si può mettere nella tasca della giacca a vento, anche se con i microfoni montati, la Osmo Action è un po' ingombrante, per cui non è il massimo. Ma d'estate, quando si cammina leggeri, magari con dei pantaloncini da trekking, che avranno sì le tasche, però sono più stretti di una giacca a vento, offrono meno, diciamo, meno spazio, e tenerlo nella tasca alla fine della giornata mi dà un po' di dolorino dove batte verso l'anca, dove magari resta appoggiata l'action cam nella tasca. E allora ci siamo dotati di questo accessorio, è l'Ulanzi GB16, è un accessorio magnetico che si può collegare o a delle impugnature che abbiamo già in nostro possesso, oppure si può semplicemente appendere al collo. Ora vi farò vedere come. Allora, è molto piccola la scatolina, contiene un cordino, che sarà quello che poi useremo per appenderlo al collo, marchiato Ulanzi con una coulisse col blocco, e poi l'accessorio vero e proprio, non è che non ci sono altri, diciamo la confezione non contiene altro. E questo è l'accessorio vero e proprio ed è diviso in tre parti. Allora, 1, 2 e 3. Come vedere è magnetico. Allora, innanzitutto abbiamo l'accessorio vero e proprio su cui verrà fissata l'action cam con la vite, è inclusa una vite che è leggermente diversa da quelle della Osmo e della GoPro. Ok, questa è questa come ho detto è la nostra piastra che appenderemo al collo sotto i vestiti. Quindi ora andiamo a vedere come montare l'action cam. Per questo video useremo la Hero 5. Allora, questa vite ho notato che ha una corsa molto lunga, però non ci sono grossi problemi. Allora, allineiamo bene l'attacco. Ok, e regoliamo l'inclinazione. Così, come potete vedere, è montata. E i magneti sono segnati dietro, non so se si vede, questo è il polo positivo, e sulla piastra invece sono segnati i poli negativi. Per cui, come potete vedere, si collega molto velocemente, ed è molto robusta. Infatti per aprirla non conviene tirare perché si fa una fatica incredibile, ma bisogna farli scorrere, ok? Praticamente questa va sotto i vestiti, qua c'è uno strato di vestiti e qua e sopra esternamente possiamo fissare la nostra action cam. In realtà possiamo anche fissarla senza il cordino al collo, perché magari col cordino al collo ci è naturale di metterla in centro al nostro petto. Se la vogliamo magari in un'altra posizione, magari più vicino alla spalla o in un'altra posizione, possiamo metterla senza cordino, teniamo fermo con la mano questa sotto i vestiti e poi blocchiamo con la piastra, e di solito dovrebbe bastare i vestiti a reggere tutto. Certo, se è una maglietta leggerissima magari balla un pochino mentre camminiamo, però con una giacchina non dovrebbe avere problemi a tenerla ferma. E stessa cosa, ipotizziamo che questo sia il nostro accessorio, la nostra impugnatura su cui abbiamo montato la piastra magnetica. Ok, per cui se stiamo facendo, magari stiamo facendo un'inquadratura con un selfie stick e vogliamo passare a un'altra inquadratura, magari dal nostro petto, prendiamo e
semplicemente possiamo passare da un accessorio all'altro senza bisogno di svitare o di togliere l'action cam dal cage o altro. Ho notato una criticità però, poi ho fatto anche delle foto in cui magari si capisce meglio. Questa è una GoPro Hero 5 che è una delle più compatte in circolazione, però non riesce a essere perfettamente parallela, non so se si vede, a essere perfettamente parallela alla piastrina, per cui se volete usarla per fare una ripresa come se fosse un chesty, cioè l'imbragatura pettorale, dovete capire che avete l'action cam leggermente inclinata verso i vostri piedi, per cui a seconda dell'angolo di visione che avete selezionato sull'action cam poteste addirittura prenderlo dentro i vostri piedi e magari voi volete fare una ripresa dritti davanti a voi, così invece viene angolata verso il terreno, e per cui potrebbe non essere diciamo, ottimale per quello che avete in mente. E vi spiego perché non si riesce a far andare indietro. In realtà lateralmente c'è spazio, perché queste due alette non vanno a toccare il cage della Hero 5, però il problema è questa cernierina qui, che va a bloccarsi contro più o meno questo punto della flangia inferiore, e per cui non permette di averla completamente parallela. E purtroppo la stessa cosa accade anche con l'Osmo Action. Questo è il cage originale dell'Osmo Action, vedete che anche questo cage ha la stessa cernierina, tra l'altro è ancora più pronunciata di quello da GoPro, per cui la situazione è ancora peggiore. Abbiamo provato anche con il nuovo cage d'alluminio dell'Osmo Action, quello che stiamo usando anche adesso per fare le riprese, e ha anche lui dei problemi, non per la cerniera, perché non ha questa cerniera, ma per il fatto che ha l'attacco GoPro avanzato, cioè verso la parte anteriore del cage, per cui anche lì quando poi drizzo l'action cam verso la cornice, praticamente non riesce a rimanere parallela. Ho fatto delle foto, poi magari le metterò a confronto e vi farò vedere. Io ho trovato più o meno una soluzione a questo problema. E diciamo che questi sono degli attacchi che erano acclusi all'attacco per mountain bike della GoPro, un attacco non originale comunque. E si può in questo modo, aggiungendoli all'attacco magnetico della Ulanzi, si può avere proprio diciamo, un orientamento parallelo. Certo, però tocca alzare l'action cam, che a questo punto non sarà più bassa ma sarà più alta, per cui potrebbero esserci più vibrazioni e potrebbe muoversi un pochino di più rispetto a come quando è fissata in basso, perché ovviamente se alzo il baricentro tutti i movimenti vengono amplificati. Adesso ok, devo serrare le viti. Come potrete vedere ora è perfettamente parallela, però è più alta, per cui anche questa bisognerà testarla. Diciamo che così si può anche sbizzarrirsi con un tipo di riprese, perché oltre ad essere parallela possiamo comunque sia metterla verso il basso o inclinarla lateralmente, poi dipende da cosa volete farci. Si vede che mi piaceva giocare col Meccano e con il Lego da piccolo. Una cosa che non vi ho fatto vedere, ma comunque è intuibile per come è fatto l'accessorio, è che una volta montata nella cornice magnetica, quando la togliete, potete toglierla velocemente, la potete usare per fare le riprese, e dietro avete l'accesso completo al vostro schermo, per cui non ci sono problemi, potete usare lo schermo per inquadrare, e anche se dovete cambiare qualche opzione di ripresa non ci sono problemi di accessibilità. Allora, ho detto, c'è qualche problema con le GoPro Hero 5, 6, 7 e con la DJI Osmo Action, soprattutto con l'Osmo Action col cage originale
diciamo, c'è proprio un problema di orientamento. Se come noi vi serve solo per avere un posto dove riporla mentre state camminando e non avete intenzione di fare riprese dal vostro petto mentre camminate, allora non è un grosso problema. Se invece volete usarla come se fosse il cesti, vi ho detto, c'è qualche accortezza a cui pensare. Se invece avete una GoPro Hero 8, 9 e 10, questo problema non lo avete, perché sono diciamo, le prime GoPro che non hanno più il necessità di usare un cage, perché hanno queste due flange, queste due alette incorporate nel corpo stesso della GoPro, per cui si aprono, si collegano e non c'è più questa cernierina, per cui non c'è questo problema di orientamento. Potete tenerla perfettamente parallela alla vostra cornice. Se invece usate le GoPro 8, 9, 10 con il media mode, potreste avere qualche problemuccio in più. Forse il media mode della 8, che è un po' più contenuto, riesce a stare parallelo, perché non dovrebbe arrivare a battere contro queste alette. Mentre il media mode della 9 e della 10 insomma, è molto più ingombrante e probabilmente va a appoggiarsi a queste alette e non vi permette di averla perfettamente parallela, ecco. Per cui vi tornereste a essere nella situazione in cui siamo noi con la Hero 5 e con la Osmo Action. Come dicevo, questo è in plastica, però è molto rigida, dà proprio la sensazione di essere molto robusta questa cornice in plastica, e poi ha questi 4 magneti che sono molto, molto potenti. Vi dice che sono da 10 newton, ma direi che non... Allora, così si respingono. Potete capire subito il verso, perché così il magnete li respinge e così si attira. Comunque basta far combaciare S con N. E questo fatto di essere magnetico ci permette anche di utilizzarla su superfici metalliche senza bisogno della sua piastrina. Per esempio, siete in giro e avete bisogno di farvi un selfie, di fare un vlog velocemente, non avete il treppiede, non avete altri accessori, basta che troviate una superficie metallica, come potrebbe essere, non so, un cartello stradale o un'auto, e potete fissare la vostra action cam all'auto. Sarebbe meglio se fosse la vostra, perché se mentre state facendo il vlog arriva il padrone dell'auto, potrebbe avere qualcosa da dire, o peggio ancora non ve ne accorgete, quello mette in moto, va e salutate la vostra action cam. Ecco, se magari dovete usare l'auto di qualcun altro, magari avete l'accortezza di mettere, per esempio, un fazzolettino o qualcosa tra la carrozzeria e il supporto della vostra action cam, per evitare che quando la togliete di rigare l'auto, di rigare la superficie, sia che sia la vostra sia di qualcun altro, perché immagino che a nessuno piaccia trovarsi la macchina rigata per una cosa del genere. Questo accessorio è dato per un peso totale sostenibile di 250 grammi. Noi abbiamo visto che la nostra Osmo Action nel cage di alluminio con i microfoni montati è 247 grammi, per cui teoricamente siamo nel limite. E a questo punto non resta che testarla sul campo, però per testarla sul campo avrò bisogno dell'aiuto di Giulia. Ed eccoci qui al parchino del portello, e dove Giulia ci farà vedere come si usa l'accessorio. Lei ha già regolato la coulisse più o meno sulla sua corporatura, si fila sotto i vestiti, e poi si applica. Hai fatto combaciare tutti e 4 i magneti? Sì. Sicura? Ok, così. Prova a saltellare un po'. Ok, come potete vedere... Ho un po' paura che mi cada, Sì, perché lì è una zona in cui i vestiti sono un po' cedevoli, per cui più il vestito il tessuto è cedevole, più movimenti ha l'action cam. Se lo mettete in questo punto più alto, vediamo un po'. se riesci. No, devo staccarla. Sì, lateralmente, devi farlo lateralmente, ok? In modo molto poco ortodosso. Ecco, fai metà fuori, metà dentro, ok? È già un po' meglio. Ma no, è il vestito che hai che è molto... Magari abbiamo delle altre immagini, useremo quelle. Allora abbiamo deciso di invertirci i ruoli. Lui ha dei vestiti seri e io no.
i soldi sono troppo leggeri, carini ma leggeri. Allora preparo la piastrina, che vabbè adesso è regolata su Giulia, però pazienza, è sotto i vestiti. Ecco qua, fatto combaciare tutti e 4 i magneti. Qui vedete anche saltellando come un fesso. Non succede niente. 20 flessioni. Non succede nulla. Ok? A seconda di che altezza lo piazzate sul torace, potete averla che punta dritto davanti a voi oppure un pochino verso i vostri piedi. Dipende anche dal tipo di tessuto che usate come ancoraggio, perché altrimenti dovreste tirare molto tesa la coulisse, però non so quanto potrebbe essere confortevole. Comunque noi questo accessorio non l'abbiamo comprato per fare delle riprese come se fosse un chest mount, ma più che altro per praticità, per avere le mani libere. Per esempio, allora, tenerlo in tasca dà fastidio e alla fine giornata mi batte sull'anca e ho provato ad avere dei dolori nell'anca. Nella tasca della giacca a vento d'inverno, vabbè, però se ha degli accessori montati comincia a diventare un po' faticoso tirarlo dentro e fuori perché si impegna nella tasca. Nello zaino dobbiamo tirarlo fuori dallo zaino, fare la ripresa, rimettere nello zaino, ti fa passare la voglia di fare la ripresa. Con le bacchette Nordic Walk che abbiamo le mani impegnate, così semplicemente ce l'ho sempre a portata di mano, mi basta solo farla scorrere lateralmente e posso fare la mia ripresa. Adesso faccio vedere. Posso fare la mia ripresa, come vedete ho accesso anche allo schermo posteriore, posso cambiare, diciamo, i settaggi e le preferenze, faccio la mia ripresa e poi quando ho finito la spengo e me la ributto qua, a posto, e ricomincio a camminare più di prima. Per cui è un accessorio che abbiamo scelto per la praticità. Se voi avete altre esigenze, non so, dovreste valutare. Ecco, ora l'abbiamo posizionato un po' più in alto e visto che segue la curva del corpo, adesso guarda verso l'alto, per cui potremo diciamo, registrare la vitina in modo che la GoPro sia perfettamente allineata col campo visivo e poi proviamo a fare una ripresa. Altezza pellegrinetta sta cosa. Ok, adesso è fissata ad altezza pellegrinetta e la stiamo usando come se fosse il chest mount. Poi vedremo come sono le riprese. Ecco, io non consiglio particolarmente di usarla così perché comunque nonostante sia fissata al collo e ai vestiti c'è più movimento rispetto a quello che di solito dà il chest vero e proprio. Certo è molto più comodo, soprattutto d'estate, rispetto a avere tutta quell'imbragatura addosso, però probabilmente anche con la stabilizzazione si vedranno delle vibrazioni. Poi a casa vedremo come è venuta. Ok, c'è Giulia in auto e proviamo subito. Eccola qua, perfetto. Anche attraverso il vetro, potete vedere, ha una bella presa. Adesso un po' si muove, però bisogna far forza per toglierla. E mentre sulla normale carrozzeria non ha problemi, ha una presa molto forte. Ecco, sarebbe meglio magari quando mettete sulla carrozzeria frapporre, non so, tipo il fazzoletto o del tessuto tra l'accessorio e la carrozzeria, specialmente se l'auto che utilizzate per fare il vlog non è la vostra, no? Perché togliendo magari potreste rigarla, mentre col tessuto comunque è abbastanza, diciamo, ha fatto abbastanza presa, è abbastanza sicuro. Ecco, noi non facciamo riprese di questo tipo con le auto in movimento, per cui francamente non saprei cosa dirvi, cosa consigliarvi, se è fattibile una ripresa in movimento oppure se al primo dosso rischiate che o si sposti o peggio ancora che vi cada. Questo non so, francamente non so dirlo. Ed ecco Giulia che vi farà vedere meglio come funziona il sistema di sbloccaggio e montaggio sugli accessori con la terza piastrina che è in dotazione. Via, da lì. Ecco qua, per cui noi possiamo fare molto velocemente, lo togliamo
dalla nostra posizione lì sul torace, sul petto, e la mettiamo sull'accessorio che abbiamo scelto di utilizzare. In questo caso è un selfie stick, però potrebbe essere l'impugnatura galleggiante, la mollettona, nel nostro caso. Ecco, alcuni accessori bisogna prestare attenzione, perché per il modo in cui è fatto l'attacco, che come vedete c'è questa, dietro è molto, tieni in mano, questa parte insomma è molto voluminosa e non si può neanche montare al contrario, perché i magneti sono montati in questa direzione, devono combaciare la lettera N con la lettera S, per cui per esempio sulla carottina per i caschi e per la testa questa parte va a battere contro la piastra e l'action cam rimane tutta sbilanciata in avanti, rimane tutta girata in avanti, per cui è ottima se dovete fare una ripresa di qualcosa che state facendo sul tavolo, magari visualizzare davanti, riprendere davanti a voi, o come esempio noi in kayak, oppure durante un altro tipo di sport un po' movimentato, capirete che non è la scelta ottimale, perché fineste per riprendere tutti i piedi praticamente. C'è un modo di montarla sottosopra a sbalzo, però in quel caso diventa molto fastidioso, perché c'è tutto l'ingombo dell'action cam proprio davanti agli occhi ed è montata a sbalzo, ma di tipo 10-15 cm fuori dalla carottina, per cui il peso si fa sentire. Comunque l'abbiamo già usata e siamo molto soddisfatti dell'acquisto. Sembra la scelta di Sailor Moon. La scelta di Sailor Moon. E fammi il balletto allora. No, non lo ricordo.